sei mai chiesto perché dentro la massoneria certi simboli sembrano parlare una lingua più antica del rituale stesso, come se arrivassero da un'altra corrente sotterranea? Noi oggi parliamo dell'influenza dei Rosacroce nella massoneria e lo facciamo nel nostro modo, da bibliotecari iniziati alla massoneria. Capire che cosa hanno portato i Rosacroce significa capire perché la via massonica non è solo morale e sociale, ma anche interiore, ermetica, trasformativa. Quando diciamo Rosacroce, non stiamo parlando solo di un ordine come lo immagina il folklore moderno. Stiamo parlando di un movimento di idee, di testi, di simboli. I Rosacroce entrano nella storia europea con i manifesti pubblicati nei primi decenni del Seicento, testi che parlano di una fraternità invisibile, di riforma della conoscenza, di guarigione dell'uomo, di un cristianesimo interiore e di un linguaggio ermetico che intreccia alchimia, cabala, filosofia naturale. Il personaggio di Christian Rosenkreuz, vero o simbolico, serve a dire una cosa: che esiste una via in cui la trasformazione non è un'idea, è un lavoro. E qui tu puoi già vedere il collegamento con il metodo massonico, perché anche la massoneria, quando è viva, non è un'opinione sul mondo, è un metodo per cambiare l'uomo, pietra dopo pietra. Ora, come entrano i Rosacroce nella massoneria, qui bisogna essere precisi e sobri. Non esiste un singolo momento in cui una porta si apre e tutto passa. Esiste una lunga osmosi, prima operativa poi speculativa. Nella muratoria antica, quella dei costruttori, dei cantieri, delle corporazioni, c'era già un linguaggio simbolico naturale, geometria sacra, orientamento, proporzione, simboli sulle facciate delle cattedrali, lavoro collettivo, disciplina del mestiere, silenzio, gerarchia di apprendistato. Questo terreno era perfetto per accogliere una corrente come quella rosacrociana, che parlava di arte, scienza e trasformazione interiore sotto forma di simboli. Quando la massoneria diventa speculativa e comincia a trasformare il mestiere in filosofia, ciò che prima era solo struttura di lavoro diventa anche struttura di senso. E in quel passaggio alcune idee rosacrociane trovano casa, non perché qualcuno firmi un contratto tra esoteristi, ma perché l'Europa del XVIII secolo sta cercando un linguaggio nuovo per dire una cosa antica. L'essere umano può essere rifatto, l'umanità può essere riformata, può essere trasmutato. In Gran Bretagna e in Inghilterra in particolare, questa osmosi si vede soprattutto nel clima culturale tra 600 e primo 700, un clima in cui ermetismo, alchimia, filosofia naturale e nascente, scienza convivono ancora, non sono nemici. Pensiamo a figure che collezionano simboli, testi e corrispondenze e al desiderio di fondare una conoscenza che unisca mente e mondo. In quel contesto, la massoneria speculativa prende forma come spazio protetto, dove parlare di etica e società, ma anche di interiorità e cosmologia, senza dover sempre dichiarare tutto apertamente. E la mentalità rosacrociana, la fraternità invisibile, il linguaggio velato, la riforma dell'uomo, si avvicina alla massoneria, forse anche entrando nelle logge massoniche. In Francia il fenomeno assume un'altra forma, più cavalleresca, più ricca di gradi, più incline a costruire percorsi simbolici complessi. In Francia, diversamente dall'Inghilterra, l'idea rosacrociana si intreccia con i cosiddetti alti gradi che poi saranno definiti scozzesi e con un gusto marcato per il mito iniziatico, per il simbolo esoterico, per la morte e rinascita, per la parola di luce che viene conquistata attraverso una prova. Non dobbiamo immaginare i Rosacroce come un timbro ufficiale messo sulla massoneria. Dobbiamo immaginare una tinta che colora, un lessico che entra, una sensibilità che orienta lentamente e arricchendo la simbologia dei muratori. E questa tinta in Francia, nel XVIII secolo, diventa spesso linguaggio di trasformazione, di passaggio, di rigenerazione, che poi risuonerà anche nei sistemi rituali più strutturati. In Italia l'influenza rosacrociana arriva come arriva spesso tutto in Italia, per vie molteplici, traduzioni, circoli ermetici, salotti colti, ambienti iniziatici del Settecento,
e una lunga tradizione di simbolismo cristiano e filosofico che rende il terreno fertile. Non serve fissarsi su un nome singolo, è più utile vedere la funzione. In Italia l'immaginario rosacrociano dà forza a un'idea che per noi è centrale. L'iniziazione non è solo appartenenza, è rigenerazione, è lavoro sul carattere, è disciplina della parola, è costruzione di un tempio interiore. È qui che il ponte con la massoneria diventa evidente, perché il rosacrocianesimo, nel suo nucleo, non dice soltanto credi, dice trasforma, non dice soltanto conosci, dice guarisci, e la guarigione non è sentimentale, è una ricostruzione dell'uomo. Adesso arriviamo al punto che tu stai aspettando. Il simbolismo rosacroce nella massoneria e nel rito scozzese antico e accettato. Qui noi dobbiamo essere velati, ma chi sa leggere capisce. Il simbolo della rosa e della croce è già una sintesi alchemica. La croce è la materia, l'estensione, il mondo delle prove, il corpo, la storia, la gravità. La rosa è il centro che fiorisce, è la coscienza che si apre. Usiamo il linguaggio dei Rosacroce quando dicevano che la rosa dà il miele alle api. E in massoneria negli antichi quadri di loggia troviamo spesso il simbolo dell'alveare proprio per questo. È la quintessenza che emerge dal lavoro. Rosa sulla croce significa una cosa. Il fiore non nasce fuori dal legno, nasce sopra il legno. La trasformazione non avviene fuggendo la vita, avviene attraversandola. Per questo il simbolo rosacrociano dialoga così bene con la massoneria, perché la massoneria non chiede di fuggire il mondo, chiede di orientarti nel mondo con una disciplina interiore e di agire nel mondo, agire per migliorare se stessi e di conseguenza migliorare la società. Nel rito scozzese antico e accettato, l'impronta rosacrociana si sente, soprattutto quando il cammino prende una forma più esplicitamente rigenerativa. Lì compaiono temi che chiunque abbia occhi può riconoscere: luce conquistata, morte simbolica e rinascita, parola perduta e parola ritrovata, croce come prova e asse, rosa come compimento e profumo della trasformazione, e soprattutto una cosa che unisce alchimia e massoneria: il linguaggio velato. L'alchimista non scrive mai in modo diretto, perché la verità diretta diventa preda della curiosità. Il massone non spiega mai tutto, perché il simbolo deve maturare dentro. Questo è il metodo massonico e in particolare il metodo scozzese. Entrambi proteggono un processo, non un'informazione. Ecco perché chi cerca misteri nella massoneria rimane deluso. Non ci sono informazioni segrete, ci sono solo processi di trasformazione personali. L'iniziazione non si trasferisce come un file nella testa delle persone, si accende come un fuoco. Ora, cosa significa per te oggi tutto questo? Se sei un fratello o una sorella, questo video ti chiede una verifica. Quando incontri un simbolo rosacroce nel tuo percorso, lo tratti come decorazione o lo tratti come istruzione? Rimani in adorazione dei fregi antichi del gabinetto di riflessione? Oppure li prendi come comandi morali? Fai fiorire il centro mentre attraversi la croce? Trasformi le prove in coscienza? Se sei profano e sei attratto, questo video ti dice una cosa semplice: non cercare l'ordine segreto, non cercare il mito occulto dei Rosacroce, cerca la funzione segreta, vai all'essenza, che è l'ultimo velo della verità. La funzione è questa: una fraternità serve a sostenere un lavoro interiore, un linguaggio velato serve a proteggere un processo di trasformazione. Siamo una terribile macchina alchemica. Un simbolo serve a far lavorare la tua attenzione, non a nutrire la tua fantasia. Nei prossimi episodi noi entreremo più a fondo. Parleremo del rapporto tra Rosacroce e alchimia, della rigenerazione come tema centrale, del perché certe immagini cristiane diventano ermetiche e di come leggere i simboli senza scadere nel complottismo o nel letteralismo. Per ora chiudiamo con una domanda iniziatica breve e scomoda. Tu, nella tua vita, dove stai portando la croce senza far fiorire la rosa e dove invece potresti trasformare una prova in centro? Se questo tema ti nutre, iscriviti al canale Massoneria Esoterica, lascia un segno nei commenti e guarda anche gli altri nostri video e shorts, perché è lì che si capisce che ogni vera influenza iniziatica non ti dà un'etichetta, ti dà un varco.
e dici nei commenti se vuoi una seconda tavola sui Rosacroce o se preferisci che la prossima tavola si concentri sul simbolismo alchemico nel rito scozzese antico e accettato.